E preparatevi perché vi farò vedere un sacco di curiosità che mi stanno appassionando molto e soprattutto vi racconterò anche come ho fatto a conoscere Cristina. C'entra questo posto e non perché l'ho conosciuta qua, ma è una storia che è un butterfly effect incredibile che comincia più di 30 anni fa, quindi seguite il video fino alla fine. Cari amici, buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Settimana iniziata subito, mi hanno affidato un nuovo progetto di una casa farmaceutica. Però prima non ce lo dicono. Martedì 10 settembre. Signori, sono giornate un po' impegnative, nonostante abbiamo iniziato la fase di scarico della corsa e riesco a riprendere veramente poco e ho molto poco tempo per scrivere quello che voglio dire. Tutto. Che bello, mi hanno messo un meeting tutte le mattine alle 8:15. Mostaccione. E manco gli spettri ci sono qua. Si può usare la mia stanzetta sulla capitale irlandese. Oh là! Ieri non ho potuto usarla perché c'era qua una tizia che stava facendo un colloquio. Non ho capito perché non si poteva usare tutta la stanza perché stava facendo. Va bene. Va bene così. Ah, abbiamo prenotato le vacanze. Seguitemi su Instagram che saranno già uscite storie quando questo video uscirà. Comunque, ho chiesto dei giorni di ferie, ovvero 5 giorni per andare via una settimana. È stato difficilissimo. Ma non perché è difficile prendere le ferie, ma perché è difficile fargli capire le cose. Mi servono dei giorni di ferie che non ho ancora maturato, ok? Ma che maturerò entro la fine dell'anno e non me li vogliono pagare quei giorni extra, perché dicono che non li ho ancora maturati. Se uno a febbraio vuol prendere una settimana di ferie, non gli viene pagata perché non ha ancora i giorni di ferie. Mentre invece a dicembre può prendersi un mese. Che senso ha sta cosa? In tutte le aziende dove sono stato fino adesso ti prendevi i giorni di ferie che volevi e se alla fine dell'anno eri sotto ti toglievano giorni lavorati. Fine. Boh. Ah, comunque ho iniziato a fare i video in 4K. Il mio drive piangerà. Il mio computer piangerà. Una delle cose. E quindi niente, abbiamo fatto 2 notiche. E la Mado. Che fai? Giunti, oggi giornata bella, fa un freddo becco. 3 giorni fa eravamo anche con la maglietta Nord Europa. Apriti sesamo. Lucia, mica mi tanto abituato, sta Lucio. Fine giornata tosta, ho fatto un sacco di cose, sto facendo sto progetto che è bello impegnativo, non sembrava. È come un puzzle, solo che quando muovi una cosa ne muovi altre 2 o 3, quindi devi continuamente tornare indietro. Magari un giorno vi spiegherò. Parati irlandesi! Signori, PR sui 10 km. E adesso sto tornando fuori perché la crica è un po' cotta. Perché lei ha fatto tutti gli allenamenti, cosa che io all'epoca mi ero fermato di fare perché non ce la facevo più. E di conseguenza vado a prendere un gelatino, dai, si rilassa un pochetto perché è effettivamente un po' stanchina. Tra l'altro domani Cri scende in Italia. In questo weekend siamo solo io e voi e non so ancora cosa porterò su questo canale, ma molto probabilmente sarà il titolo di questo video. Forse ho un'idea. Vi faccio vedere dove vivo, ma non la casa. Quello uscirà nelle prossime settimane, un video sulla casa a Dublino, su come trovare la casa a Dublino e quelli che sono tutti i problemi di trovare la casa a Dublino. Quindi iscrivetevi al canale per non perdervelo. Buonissimo. Ore 10 e noi mangiamo. Venerdì. Guardate che spettacolo svegliarsi in questa casa. C'hai un quadro. Le scale, come diceva Paolo Bitta. Facciamo un po' di movimento che stati seduti tutto il giorno. Cristina è partita. Io sono in palestra. Tirarsi un po' per muoversi un po'. Ma anche perché non voglio rischiare di perdere la parte alta, che è fondamentale per quando si corre, perché se non c'è la parte alta poi fa male le spalle così. Sabato 14 settembre. Ora parliamo di dove vivo. Io vivo a Dublino con Cristina. Io da più di 4 anni, lei da 1 annetto e qualcosina. Stiamo facendo la nostra esperienza qua.
Il quartiere dove mi trovo, ovvero quello dove noi corriamo sempre, dove viviamo, è il quartiere di Harold Cross, che sta a sud del centro. Siamo praticamente ancora in centro perché la cattedrale di San Patrizio è veramente qua a 1,5 chilometri. Dovrebbe essere giù di qua. Adesso vediamo. Sto sbagliando, non è di qua. E dovrebbe essere giù di qua. Il numero è questo? 45. Sì, eccola. Potete ben vedere cosa c'è scritto là. Qui nel 1882 nasceva James Joyce, lo scrittore irlandese, proprio qua, al 41 di Brighton Square. Questa è la casetta, qua a 1 chilometro da dove vivo io. Fantastico, sì, comunque è proprio un quartiere benestante. Case tutte uguali che venivano appunto iniziate dal colori delle porte. Gli irlandesi piace che riconoscessero la propria abitazione dal colore della porta. Guardate, tutti diversi. Dice che l'Irlanda sia uno dei paesi più religiosi d'Europa ed è vero, ci sono più chiese che in Italia quasi. Quelle che vedete là in fondo sono le Wicklow Mountain, sono le montagne di Dublino. Montagne, vedendo il vento che c'è sempre, state levigate, però sono comunque molto belle. Ho capito perché c'era la strada quella principale, sono passato di qua. Tra ortiche e spine vado a casa contento. Questo accanto a me, e sentite, è il Dodder River. Aia, orticazza. Ma proseguiamo. Ora vi porto al Bushy Park ed è questo. Uno scoiattolino. Come dicevo su Instagram, se ancora non mi seguite ve lo lascio qui. Gli irlandesi adorano i cani dappertutto, bellissimi. Questa parte del parco è stupenda, si riesce anche a capire perché è il posto delle fate e degli gnomi. Time goes by, won't we keep heading round in circles, never letting go, never letting go. E qua c'è anche un rudere. Poi rientriamo di nuovo al Bushy Park, ma dalla parte sopra. Una cosa che dovremmo imparare dagli irlandesi è effettivamente la loro abilità di stare all'aperto. Tra l'altro il calcio in Irlanda sta prendendo piede solo negli ultimi anni, sotto influenza anche della Premier League. Prima, e tuttora anche adesso, esistevano solo i loro sport che hanno loro qui, di conseguenza hanno tutti iniziato a essere super appassionati, e non solo i maschi, sono anche tantissime squadre femminili. C'è anche il padel, incredibile, ovviamente all'aperto. Qui appunto viene utilizzata quella porta che è un misto, scoiattolino, ui salto, ui. Dicevo, viene utilizzata quella porta che non è altro che una via di mezzo tra il calcio, qui viene messa la rete lì dietro, più le due stanghette. È un misto tra il calcio nostro e il rugby. Siamo ora tornati ad Harold Cross, da cui siamo partiti. Qui davanti a me abbiamo la chiesa di San Peter, che è qualcosa insomma. È una chiesa ortodossa russa. Subito dietro a questa chiesa abbiamo il cimitero monumentale, è il cimitero gotico più grosso di tutta l'Irlanda. All'interno di questo cimitero ho oggi scoperto che ci sono membri anche della famiglia Guinness. Si intravede là, siamo già entrati, ho fatto anche un video a riguardo, qui nevicava e si lascia qua sopra, è bellissimo, non l'ha cagato nessuno, secondo me uno dei video più belli del canale. Siamo ora all'interno dell'Harold Cross Park, che ha la particolarità di essere a forma triangolare, e ho scoperto che qui in passato ci ghigliottinavano la gente. Stasera era proprio qua in mezzo. Il quartiere di Harold Cross prende il nome, ci sono diverse teorie. Una delle più accreditate
è che derivi da una croce delimitava le terre dell'arcivescovo di Dublino e Jarl, cioè per dire a Jarl di non venire perché sennò finiva male lì. Proseguendo poco più avanti arriviamo a un'altra abitazione molto particolare, che è questa. Al cui ingresso troviamo questa targa che ricorda appunto Robert Emmet, arrestato nel 1803 proprio qua, perché era uno dei punti di riferimento del movimento indipendentista tra l'Inghilterra e l'Irlanda. Proseguendo un po' verso destra si arriva al quartiere di Portobello, che è un quartiere molto carino di Dublino. E ora vi racconto come io e Cristina ci siamo conosciuti. Vabbè, l'ho registrato prima, ma ancora all'inizio, però ve lo faccio vedere adesso. Io e Cristina siamo conosciuti perché lavoravamo tutti e due alla discoteca Number One di Brescia, quella del buon vecchio Steven Basalari. Ma perché deve iniziare a piovere adesso? Se tu devi guardare fino adesso non ha piovuto e adesso comincia a piovere, posto di me. Io lì ho lavorato 5 anni come bartender e Cristina faceva la fotografa. Non siamo mai rivolti tanto la parola mentre eravamo lì. Ho iniziato a fare il bartender nel 2014 e questo perché durante gli anni dell'università volevo iniziare a, come tutti, a lavorare, a fare qualcosina, soprattutto nel weekend, per non togliere tempo all'università, nonostante io comunque sia andato fuori corso tantissimo. E un mio carissimo amico, meglio il Barrett, mi aveva consigliato appunto di iniziare questo corso da bartender, corso che poi ho fatto. Se non fosse che il buon vecchio Barrett io l'ho conosciuto tramite il suo papà, il buon vecchio Enzo, che inizialmente io andavo nel pub che era gestito da suo papà, pub che a sua volta è stato aperto da degli altri signori e che erano qui a Dublino in vacanza, si sono trovati a discutere con un gestore di un pub. Il proprietario di questo pub a Dublino aveva detto loro: voi potete aprire il pub dove vivete in Italia e io vi do tutto, vi porto tutti i mobili, le spilatrici, tutto ve lo do io da qua, ma questo pub dovete chiamarlo come si chiama il mio pub. E sapete come si chiama quel pub? Peggy Kelly. Io ho già guardato, ce n'è solo uno in tutta Dublino. Ricapitolando la storia, questi figli parlano col titolare di questo pub che si chiama Peggy Kelly. Il pub Peggy Kelly dice loro: poi vi do tutto io per aprire il vostro pub, ma per poterlo aprire dovete chiamarlo come il mio pub. Loro accettano, tornano in Italia, aprono questo pub. Anni dopo Enzo lo inizia a gestire. Io per puro caso una sera ci vado con un mio amico, ciao Valda, inizio a parlare con Enzo perché mi sembra gli avessi creato la pagina Facebook del pub ancora all'epoca. Da lì io conosco suo figlio, il Barrett. Il Barrett anni dopo mi dice: vieni a fare il corso barman. Vado a fare il corso barman, finisco dopo diversi locali a lavorare al Number One. Lì conosco Cristina, vengo a Dublino, ci mettiamo assieme e viene a vivere con me qui a Dublino. Viviamo a 200 metri, vi giuro, sono 200 metri da quel pub.